Ciao a tutti amici, questa è la seconda parte della Vaporella Polti 2H Professional. Allora, nel precedente video ho fatto vedere a smontare la parte sotto, diciamo, della caldaietta e vi avevo fatto vedere quel problema di dispersione della resistenza. Ho cercato in internet questo pezzo di ricambio, alcuni mi davano, diciamo, tutta la caldaietta intera e alcuni mi davano solo la metà. Ho trovato dei siti dove mi davano praticamente solo il pezzo sotto a 20 euro. eh, Poi alla fine sono andato dal rivenditore della mia zona, con 30 euro l'ho trovata e l'ho presa lì. Ho notato subito questa differenza, la vedete subito, la vedete anche voi, che hanno fatto questa modifica, non è più così ma così, così non ci sarà più questo problema. Così spero che durerà di più. Questa è la sua guarnizione nuova, io ho già visto che è un po' tagliente qua. Cercherò con una spazzolina in acciaio di togliere un po' quella, perché è proprio spigolosa. Anche solo una leggera passata così dovrebbe togliere quella, sembra quasi tagliente. Così viene tolto. Diamo una passatina anche all'interno del canalino. Così se ci fosse qualche cosa tagliente che potrebbe tagliarmi la guarnizione, ok, adesso sembra molto migliorato. Ok, do una soffiata, ok, pulisco bene la guarnizione, metto la guarnizione e la parte della resistenza è di qua, tutte i suoi termostati sono montati qua e qua sopra se non sbaglio. Ok, la caldaietta va montata così. Allora, sì, qua andava l'elettrovalvola, qua vanno i due termostati e qua va il termostato singolo e bisogna togliere questo supporto per tenere il termostato. Facciamo subito una prova veloce per vedere la resistenza, vi faccio vedere come provare la resistenza. Allora, mettiamo le due resistenze a confronto, mettiamo sulla scala dei ohm e andiamo a selezionare la scala in automatico. Allora, l'altra volta abbiamo visto che tra massa e una delle due polarità della resistenza avevamo una resistenza di circa 100 kg. Adesso si è asciugata, probabilmente è aumentata un po', però disperde ancora verso massa. Ok, ora vediamo quella nuova, non dovrebbe avere niente. Ok, vedete che il circuito è aperto, non scarica verso massa. Poi si può anche misurare la resistenza, ma la resistenza penso che sia uguale, perché quella non è interrotta. 53 ohm, 54 e 53,3 è uguale, perché la resistenza al suo interno non si è aperta, non è bruciata che si è aperta, scarica solo verso la carcassa. Dunque questo è il problema che fa saltare, diciamo, il salvavita, il differenziale.
che è quello che sente le dispersioni verso terra. Allora, spegniamo questo, abbandoniamo questo e abbiamo detto che questa veniva montata così. Ok, prendiamo il basamento. Ok, questo era così, questa andava così, però prima bisogna mettere tutto il suo rivestimento. Cominciamo a mettere un po' di viti. Ora togliamo quel supporto qua. Sarà da togliere anche questa vite. Mettiamo il rivestimento. Ora affissiamo sul suo basamento. Ok, adesso bisogna collegare i fili. Allora, ok, la bobina va qua. Diamo una stretta al dado dalla bobina, non tanto forte, proprio una stretta, tanto c'è la rondella dietro elastica che la fa tenere. Terra, allora, queste sono le due terre, questi passano sotto di qua e più c'era questo se non sbaglio. Ok,
Ok, il collegamento è tutto fatto, il tubo del vapore l'ho collegato, il tubo del vapore ha questa fascetta che io ho stretto un po' con le tenaglie perché l'avevo tolta, per sicurezza gli ho dato una stretta. Vi faccio vedere bene il collegamento, avete il video che vi resta come memoria per il cablaggio. Allora, adesso si tratta solo di chiuderla. Ok, inseriamo bene i faston. Controlliamo che sia tutto bene ben collegato.
Anche qua sta sotto dall'elettrovalvola che si stava staccando. Adesso, prima di chiuderla, volevo dare alimentazione e provare a accendere la caldaia per vedere se salta ancora corrente. Allora, diamo alimentazione. Ok, accendiamo il ferro, proviamo l'elettrovalvola, sentiamo che l'elettrovalvola funziona, accendiamo la caldaia e non salta più niente. Ora la chiuderò, metto un po' di acqua e la proviamo subito. Nella caldaia. Mettiamo il tappo e accendiamo. Attendiamo 10 minuti, un quarto d'ora. Sono passati 10 minuti e il vapore dovrebbe essere pronto. Proviamo. Ok, tutto funziona correttamente. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.